Ciao a tutti da Paolo e bentornati sul canale Cibo Dentro. Continuiamo con le preparazioni di stagione. A maggio e ancora per qualche settimana troviamo i piselli al mercato. Li facciamo con tagliatelle e salmone. Per le tagliatelle usiamo 100 g di farina e un uovo per ogni porzione. Dato che ci prendiamo la briga di farle, facciamole con ingredienti di qualità. Io ho usato uova da galline libere e farina biologica. C'è da dire che usare farina biologica è molto più importante quando si usa la farina integrale, perché i pesticidi e gli antiparassitari rimangono nella crusca. In questo caso la farina non è integrale e quelle componenti del grano vengono eliminate, ma per 20 centesimi in più al chilo l'ho presa lo stesso. Per fare le tagliatelle non ci vuole una grande manualità, solo alcuni piccoli accorgimenti. Lavora energicamente l'impasto. Fai riposare l'impasto avvolto nella pellicola almeno mezz'ora prima di tirare la sfoglia. Dividi l'impasto in piccoli pezzi per tirare la sfoglia più facilmente. Lascia asciugare una mezz'ora la sfoglia prima di tagliarla e poi tagliala con un coltello non dentato. Una volta fatte le tagliatelle, separale con le mani aiutandoti con la farina e forma dei piccoli nidi. Sgranate i piselli e dividete quelli un po' più piccoli che useremo per un'altra preparazione, magari una salsa o una decorazione, e tenete da parte i baccelli per il brodo. Se come ho fatto io volete partire dal salmone intero, incidete lungo la lisca, poi tagliate prima della testa, ruotate il coltello fino a metterlo appoggiato alla lisca, tenete premuto con la mano e scendete fino alla coda. Eliminate le spine e la pancia che è molto grassa e che useremo per fare il brodo insieme alla testa e alla lisca. Dividetelo in porzioni da congelare o usare per altre preparazioni e iniziate a preparare il brodo, unendo anche i baccelli dei piselli e gli scarti di taglio di un cipollotto che useremo per il sugo di piselli. Aggiungete acqua fredda non salata, portate a ebollizione e cuocete per almeno un'ora, eliminando con una schiumarola le impurità che vengono a galla man mano. Poi filtrate il brodo. Per la cottura del salmone io ho preferito cuocerlo a parte, cuocendo dalla parte della pelle fino a quando non vediamo che la cottura è arrivata al centro del salmone. Poi girandolo e abbrustolendolo per un minuto scarso dal lato senza pelle, in modo che all'interno rimanga poco cotto. Ultimerò la cottura del salmone quando lo salterò con le tagliatelle, in modo che non diventi troppo asciutto. Per i piselli facciamo un soffritto con un cipollotto, sale e un filo d'olio e poi aggiungiamo i piselli e li cuociamo con il brodo. Cotti i piselli, dopo circa 15 minuti, o comunque a seconda della consistenza che preferite, aggiungete il salmone e le tagliatelle dopo averle cotte per 5-6 minuti nel brodo. Mischiate bene in modo da spezzettare il salmone e farlo amalgamare agli altri ingredienti e se volete aggiungete del peperoncino piccante. Io vi saluto, vi aspetto giovedì prossimo con un altro video e mi sembra inutile ricordare che partendo dal salmone già sfilettato e tagliatelle già fatte si riducono drasticamente i tempi di preparazione di questa ricetta, ma anche il divertimento. Non mi sembra invece inutile ricordarvi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e augurare come sempre buon divertimento a chi rifarà questa ricetta e buon appetito a quelli che la mangeranno. Ciao e a giovedì prossimo!